All'inizio del Quattrocento si assiste alla nascita delle grandi monarchie nazionali. Si sviluppa il Regno di Francia, il più coeso, unito e pronto per diventare una grande monarchia centralizzata moderna, processo che si verificherà dopo la combattuta guerra dei Cent'anni contro la Gran Bretagna. Ci sono anche Inghilterra, Castiglia, il Sacro Romano Impero, che domina ancora su gran parte della Toscana. In Italia invece c'è ancora il frazionamento e stati regionali. Praticamente nella prima metà del XV secolo prevalgono 5 stati che combattono tra loro e formano alleanze. Ci sono il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, lo Stato Pontificio, il Regno di Napoli e la Repubblica di Firenze. Naturalmente ci sono anche altri stati minori. La prima parte del secolo praticamente vede lo scontro tra queste potenze italiane. Gli eserciti però fanno sempre più ricorso a truppe di mercenari, a differenza dell'epoca comunale, invece dove c'erano delle milizie cittadine che venivano impiegate, e questa invece è l'epoca dei grandi condottieri che si trovano a combattere di volta in volta per padroni diversi. Saranno poi le mire dei visconti espansionistiche dei visconti di Milano a causare la maggior parte delle dispute, mentre Firenze giocherà da equilibrio tra tutte le varie potenze. Sarà poi la pace di Lodi, avvenuta nel 1454, a chiudere questo periodo di guerre e di battaglie e si inaugurerà a questo punto un periodo di pace nella seconda metà del secolo, pensate che durerà ben 40 anni. A Firenze il potere è concentrato nelle mani di un'oligarchia di famiglie molto ricche, fondamentalmente ci sono anche mercanti, anche la nuova borghesia. La stabilità però del potere favorisce un'economia prospera, la maggior parte delle potenti famiglie infatti è in grado di commerciare in beni di lusso, producono tessuti pregiati e anche esercitano attività bancarie. Dal punto di vista espansionistico, praticamente Firenze tra la fine del 300 e l'inizio del 400 ha conquistato diverse città. Pensate a Pistoia nel 1331, a Arezzo nel 1337 e soprattutto Pisa nel 1401 e poi infine Livorno nel 1421. Questa conquista di Livorno è fondamentale per cominciare a avviare una politica marittima, separata praticamente da Pisa. Questo farà sì che Firenze non sarà più uno stato cittadino, ma uno stato a questo punto regionale. Da questa prosperità poi economica logicamente dipenderà anche tutto il prosperare dell'arte. Lo sviluppo economico basato appunto sui commerci mette in contatto gli intellettuali italiani con gli intellettuali per esempio anche del Mediterraneo orientale, che portano alla diffusione di idee diverse che non sono più legate al modo di vedere dominante all'epoca in Europa. Infatti le grandi famiglie poi con le loro ricchezze si faranno anche committenti e instaurano un rapporto particolare con gli artisti, sarà un rapporto tutto nuovo che li porterà a creare opere non solo pubbliche ma anche molte opere private e praticamente dopo le grandi opere che abbiamo visto pubbliche del 200-300 che avevano cambiato il volto della città, gli artisti del 400 si mettono proprio al servizio di grandi famiglie. Abbandonano per esempio i temi sacri e politici che erano nati in funzione della cosa pubblica e loro avranno molta più libertà creativa. Le grandi crisi che erano avvenute nel 300 e anche la mancanza proprio di spazi urbani, il calo che era stato comunque demografico, hanno dato il via a una nuova concezione comunque dello spazio e quindi si ricercano questa volta palazzi più grandi, ariosi, con giardini e una distribuzione potrei dire più razionale dello spazio, un ritorno anche a una classicità che è favorito proprio da tutto questo. L'umanesimo a Firenze discende proprio da questo rapporto tra l'artista e la vita che avviene in città. La città che ormai è diventata una signoria. L'umanesimo è quel movimento storico, artistico, letterario che mette l'uomo davanti al suo destino. L'uomo è padrone delle sue scelte
e c'è un affrancamento dalla religione in quanto superstizione, ma anche in senso politico. Il papato ha interesse a tenere separati i vari stati, impedendo il formarsi di uno stato unico sotto una signoria più potente, che potrebbe contrastare il potere temporale proprio della Chiesa stessa. In questo periodo viene rappresentato di più come soggetto artistico sicuramente l'uomo, e sarà proprio l'uomo al centro del pensiero, dell'architettura, dello sviluppo delle varie scienze, delle varie arti. La fama che circonda poi la famiglia Medici di banchieri all'inizio non è molto lusinghiera. Sono giudicati tra l'altro anche un po' rozzi, che hanno interesse solo a far soldi, senza gusto, e considerate che il primo esponente di questa fortuna economica a Firenze è Giovanni di Bicci, è il figlio di Averardo di Bicci, e Giovanni si dedica per i primi 40 anni della sua vita all'attività di famiglia, riuscendo in poco tempo a costruire una solida fortuna. Si sposa con Piccarda Boeri dall'inizio del 400, si dedica anche alla politica cittadina. Lui diviene priore dell'arte del cambio, è lui che darà poi il via alla tendenza di farsi mecenati e quindi promotori dell'arte. E li finanzia in parte l'Ospedale degli Innocenti, la Santissima Annunziata, e per Filippo Brunelleschi ha una predilizione particolare, tanto che lo sceglierà per la ricostruzione anche di San Lorenzo, la chiesa proprio di famiglia. La fortuna che viene costruita da Giovanni servirà come base iniziale per il potere dei suoi successori. Giovanni di Bicci è importante anche per la sua presa di posizione a favore dell'introduzione del catasto, cioè un sistema di tassazione basato sui capitali e sui beni immobili. Giovanni, infatti, oltre a costringere a pagare i ricchissimi avversari, segue la politica che avrebbe poi contraddistinto molti dei Medici, cioè un'attenzione anche per i ceti più popolari. Il figlio di Giovanni è Cosimo e lui ha modo di osservare il comportamento di famiglie rivali come gli Albizzi, gli Strozzi, ma non interviene direttamente nella politica finché il padre Giovanni non morirà. Lui si sposa con una Bardi, contessina dei Bardi, un matrimonio riuscito, un matrimonio veramente d'amore e non di interesse. Il fratello di Cosimo invece è Lorenzo. Questo ci interessa perché darà via poi al ramo cadetto chiamato anche Popolano dei Medici, quello che porterà poi a Giovanni delle Bande Nere e poi a Cosimo I che diventerà Granduca di Firenze. Al potere in città però ci sono sempre gli Albizzi e gli Strozzi che stanno tramando sempre più contro Cosimo, anche considerando il potere economico crescente di lui. Cosimo progetta allora di costruirsi per esempio un grande nuovo palazzo e come architetto chiama inizialmente Brunelleschi, il quale gli presenta un progetto, ci racconta Vasari, talmente grandioso che Cosimo saggiamente declina. Perché questo? Perché non vuole avere noie, non vuole esibire la sua ricchezza. Nel 1433 Cosimo viene incolpato però di un fallimento della campagna di Lucca e viene dichiarato magnate e quindi mandato in esilio. Cosimo si recherà a Padova, a Venezia nel 1433 e si trova in ambienti favorevoli dove ha riserve di denaro, ma già dopo un anno la dittatura degli Albizzi entra in crisi a Firenze ed è proprio il popolo che si solleva e sono le autorità pensate cittadine a chiedere a Cosimo che rientri a Firenze. Al suo rientro, potete pensare, nel 1434 viene accolto veramente come un eroe. Da questo momento Cosimo diventerà proprio il leader carismatico della città di Firenze. Anche se agisce attraverso la signoria e le sue istituzioni, egli riesce a far esiliare gli Albizzi e gli Strozzi, facendolo proprio promulgare alle istituzioni repubblicane, che rimangono attive e formalmente sono padrone del governo. La signoria quindi di Cosimo il vecchio è subdola, cioè cerca il consenso dei borghesi, anche dei ceti minori, ma lo fa in un certo senso con discrezione, riesce a reggere il governo da privato cittadino, senza, pensate, avere mai alcuna carica ufficiale, accontentandosi di sistemare in luoghi chiave, in posti
importantissimi famiglie alleate o amici o suoi clienti. Alla sua morte il patrimonio della famiglia è praticamente raddoppiato. E poi che cosa fa? Usa il mecenatismo per far conoscere e parlare della sua famiglia. È un modo per promuovere l'economia, ma anche per creare diverse alleanze. Uno dei suoi maggiori successi in termini di popolarità è quello di riuscire a far trasferire nel 1439 il concilio che si stava svolgendo a Ferrara e lo riesce a far portare a Firenze. Il concilio è quello voluto da Papa Eugenio IV, che ha lo scopo proprio di riunire la Chiesa greca con la Chiesa latina, i cattolici d'Occidente e gli ortodossi. Così a Firenze cosa succede? Arrivano personalità importantissime come il patriarca di Costantinopoli Giuseppe II e l'imperatore di Costantinopoli Giovanni VIII Paleologo, seguiti da tutta una serie di grandi intellettuali. Durante il concilio però viene a mancare proprio il patriarca Giuseppe II, che è sepolto proprio in Santa Maria Novella qui a Firenze. Il corteo di intellettuali orientali fa grande impressione, tanto da lasciare un segno importantissimo nell'arte. Pensate per esempio alla Cappella dei Magi di Benozzo Gozzoli a Palazzo Medici Riccardi. L'arrivo di questi grandi intellettuali porta molti contributi alla cultura ellenica, dando un grande slancio all'umanesimo e al Rinascimento. Cosimo ha sempre apprezzato la cultura greca e finanzierà e promuoverà gli studi, le opere d'arte, il riferimento proprio all'antica Grecia e la riscoperta di filosofie come la filosofia neoplatonica. Sotto Cosimo l'economia fiorentina veramente rinasce. I medici ottengono per esempio il monopolio dell'allume. Si tratta di un mordente che serve per la tintura delle stoffe. A livello nazionale Firenze è stata, lo sappiamo, tradizionalmente alleata di Venezia e rivale di Milano, che aveva in un certo senso mire espansionistiche in Toscana. La battaglia però di San Romano del 1432 del 1° aprile vede i fiorentini vittoriosi contro i senesi, alleati dei milanesi dei Visconti. I fiorentini sono guidati da Niccolò da Tolentino. Potete vedere per esempio il ritratto di questo condottiero, il dipinto di Andrea del Castagno in Duomo in Santa Maria del Fiore. I senesi invece erano capitanati da Bernardino della Ciarda presso Montopoli in Valdarno. Nel dipinto, pensate, Paolo Uccello, il dipinto oggi si trova agli Uffizi, vede proprio il momento del disarcionamento a cavallo di Bernardino della Ciarda. La battaglia appunto di San Romano è rappresentata in vari dipinti che si trovano purtroppo comunque in musei differenti. Uno è alla National Gallery e uno è al Louvre di Parigi. Nel 1440 avviene la famosa battaglia di Anghiari presso Arezzo, che vede la sconfitta delle truppe milanesi contro Firenze e i suoi alleati. Non è una battaglia importantissima da un punto di vista storico, ma la sua fama è dovuta al celebre affresco che avrebbe dovuto fare Leonardo nel Salone del Cinquecento in Palazzo Vecchio. E Leonardo da Vinci appunto nel 1503 in pandan con quello di Michelangelo con la battaglia di Cascina. Però dal 1450 le sorti cambiano. Cosimo il Vecchio stabilisce contatti e amicizie con Francesco Sforza e nella battaglia di quest'ultimo per conquistare la successione al Ducato di Milano contro i Visconti, Cosimo gli fa avere veramente il suo appoggio sia militare ma soprattutto economico. Così Francesco Sforza diviene signore di Milano e da allora Firenze si alleerà con Milano e si trova di contro nemica di Venezia e di Napoli. Cosimo è convinto che Milano sia un'alleata migliore. E perché questo? Perché è collegata al re di Francia e non è una concorrente diretta, per esempio dal punto di vista commerciale come poteva essere Venezia. Venezia invece sta allargando le sue mire sul Mediterraneo e a Cosimo interessa proprio il commercio marittimo. Venezia e Napoli dichiarano guerra quindi a Firenze, ma è grazie all'appoggio del re di Francia Carlo VII nel 1454 si firma la pace a Lodi fra tutte queste città italiane, ma essenzialmente è una pace tra Venezia e Milano che sancisce il dominio degli Sforza a Milano e un essenziale
ristabilirà l'equilibrio nel nord Italia tra le due potenze, una sorta di patto, potrei dire, di non aggressione. È l'inizio quindi di un'epoca essenzialmente pacifica per la penisola italiana che durerà, pensate, abbiamo detto 40 anni, e questo favorisce gli ultimi anni proprio del governo di Cosimo. Il clima di prosperità favorisce le arti, lo sviluppo del mecenatismo, di cui Cosimo si fa veramente alfiere. Si compiono per esempio a Firenze in questi anni tante opere pubbliche e private che segnano il volto della città. Pensate al Palazzo Medici di Via Larga, fu creato da Michelozzo di Bartolomeo, l'architetto prediletto di Cosimo. A Michelozzo Cosimo, pensate, affida anche la ristrutturazione del convento di San Marco, in cui ci sono chiostri e forme rinascimentali. Pensate anche alla bellissima biblioteca, poi la Santissima Annunziata e anche le ville di campagna Medice, il Trebbio, Cafaggiolo e poi quella di Careggio e Fiesole. Grazie a lui lavoreranno anche altri grandi artisti come Luca della Robbia, il Beato Angelico per esempio in San Marco, dove Cosimo, pensate, si riserva anche 2 celle personali per riflettere e tirarsi in preghiera. Tra l'altro a San Marco sono stati legati tanti personaggi del circolo neoplatonico, Pico della Mirandola e Poliziano sono proprio sepolti nella chiesa. Cosimo è mecenate e amico anche di Donatello, che lavora in San Lorenzo fino, pensate, alla fine della sua vita, ai 2 pulpiti, tanto che sarà sepolto anche accanto a Cosimo in San Lorenzo. Anche Brunelleschi lavora per lui a San Lorenzo, prepara il mausoleo funebre della famiglia insieme a Donatello nella sacrestia vecchia. Cosimo nel 1444 istituisce anche la prima biblioteca pubblica d'Europa, che sarà prima proprio nel palazzo di Via Larga e poi verrà trasferita nella biblioteca laurenziana, disegnata da Michelangelo. Una biblioteca che contiene manoscritti, codici preziosi, anche di epoca romana, e sempre Cosimo ha l'idea di fondare, affidandola a Marsilio Ficino, l'Accademia Neoplatonica, che avrà sede nella villa di Careggi. L'Accademia sarà un ricettacolo di grandi intellettuali come lo stesso Ficino, il Poliziano, Pico della Mirandola, Leon Battista Alberti. La dottrina filosofica prevalente sarà quella neoplatonica, che si imporrà grazie anche alla traduzione di molti testi dal greco e grazie all'influsso della cultura bizantina. Firenze vive in questo periodo, nella prima metà del 400, un momento veramente straordinario e irripetibile. Troviamo artisti innovativi come Masaccio per la pittura, Alberti e Brunelleschi per l'architettura, Donatello per la scultura e lo stesso Ghiberti, nonché Luca della Robbia, che inventa anche la tecnica della terracotta invetriata. Donatello e Brunelleschi, pensate, vanno a Roma insieme per studiare l'arte antica e quindi lo studio degli antichi e il recupero della razionalità e dello spazio a misura d'uomo si rifletterà poi nei palazzi, nelle chiese rinascimentali. Ma non solo, lo studio della prospettiva è un altro grande traguardo dell'epoca. Masaccio impara subito la lezione e, pensate, riproduce il punto di fuga già nei suoi affreschi. Pensate alla Trinità in Santa Maria Novella, no? Donatello inventa lo stiacciato, in cui rende la profondità a livello scultoreo in maniera egregia. Pensate al San Giorgio e il drago che libera la principessa, che creerà proprio per Or San Michele. Gli artisti collaborano e nasce anche il sistema delle botteghe, che permette ai giovani di collaborare con maestri. E nasceranno talenti, come nel caso del Verrocchio, che farà da maestra a Leonardo da Vinci, il Lippi farà da maestra a Sandro Botticelli. Accanto alle arti figurative, quindi alla filosofia rinascimentale, troviamo anche la geografia e le scienze, come l'astronomia, che fanno passi importantissimi. Leonardo è figlio proprio di questo tempo, è l'emblema del genio a 360 gradi, compie studi in tutte le direzioni, sia scientifiche che artistiche, in tutti i campi della conoscenza. Per lui la base dell'arte è comunque scientifica. E pensate, il suo uomo vitruviano è emblema dell'uomo preso come unità di misura e punto di riferimento del mondo. Lo studio della realtà dal punto di vista scientifico è la massima espressione della razionalità e anche la nascita della prospettiva non poteva che avvenire in questo momento, perché è un punto di vista a partire dall'uomo. Cosimo il Vecchio ha operato tramite alleanze con famiglie amiche che siedono nei posti di comando, come i Pitti, i Soderini, i Sassetti. Nel 1458 ha istituito il Consiglio dei 100.
nel quale siedono solo suoi amici e alleati. In questo modo la stabilità del potere è garantita. Cosimo passerà alla storia per la sua moderazione, per la sua modestia, per il suo buon governo. Il figlio primogenito Piero è di salute però cagionevole, ma sarà lui a ereditare lo scettro del potere. Cosimo farà in tempo a conoscere i nipoti, a apprezzare anche in particolare Lorenzo. Lorenzo che passerà alla storia come il Magnifico, nato nel 1449, al quale lo lega un affetto veramente particolare e forte. Cosimo muore nella villa di Careggi nel 1464, viene sepolto in San Lorenzo con tutti gli onori e la dedizione dei fiorentini si esprime nelle iscrizioni che ancora oggi lo considerano il padre della patria. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un like, a iscrivervi al mio canale, a lasciare un commento, questo aiuterà l'algoritmo a promuovere i miei video, e se volete davvero sostenermi iscrivetevi anche a una semplice forma d'abbonamento a 1,99 €. Vi aspetto al prossimo episodio e alla seconda parte del 400. Ciao ciao!